Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di questo stabilizzatore su 3 assi per i nostri smartphone marcato Boommaker. Di questa marca in passato avevo già recensito un videoproiettore wifi e devo dire che mi aveva veramente stupito. Per questo motivo ho deciso di testare quest'altro prodotto. Naturalmente alla fine del video troverete la recensione completa del videoproiettore. Nella descrizione di questo video vi lascio 2 link per andare a vedere questo gimbal. Abbiamo un link della casa madre e un link di Amazon e trovate anche un piccolo sconto. Passiamo subito alle caratteristiche principali. Modello Smart XR, come possiamo vedere in una mano, quando è chiuso è veramente piccolo e anche leggerissimo. Ci permette di stabilizzare smartphone che vanno dai 4 ai 7,2 pollici di grandezza per un peso massimo di circa 250 grammi. Alimentato da una batteria ricaricabile e rimovibile, è molto importante il fatto che sia rimovibile perché potremo comprarne altre e portarle in viaggio, così avremo sempre la batteria carica. Il corpo è completamente in metallo, quindi importante anche questo, e sotto troviamo l'impanatura per attaccare un cavalletto fotografico. Andiamo a vedere molto brevemente la scatola, naturalmente io già l'ho aperta. Qui abbiamo i QR code da scansionare per scaricare l'applicazione, fatta veramente bene, sia compatibile per iOS che per Android. Qui invece abbiamo tutte le caratteristiche principali del nostro stabilizzatore. Nella scatola troviamo una comoda sacca per il trasporto, il libretto delle istruzioni naturalmente anche in italiano, un claccetto da polso che va inserito sotto, quindi per averlo sempre al polso, cavetto per ricaricare la batteria Type-C USB e un comodissimo e soprattutto fondamentale mini cavalletto 3 piedi, insomma chiamatelo come volete. Io lo collego subito perché il cavalletto lo utilizzo quando faccio le riprese, perché anche se non ho una mano grande mi dà la possibilità di avere un'impugnatura molto più comoda. Allora, cosa fondamentale, prima di andare ad accendere il nostro stabilizzatore dobbiamo andare a sbloccare manualmente i tre motori. I tre motori sono veramente silenziosissimi e devo dire precisissimi. Si sbloccano in questo modo, basta ruotarli, 1, 2 e 3. Sempre prima di accenderlo, fondamentale, dovremo inserire il nostro smartphone. Qui abbiamo l'etichetta che ci indica come va inserito. Quindi la seguiamo alla lettera, fotocamera verso questo lato. Quello che dobbiamo fare appena mettiamo il nostro cellulare è quello di cercare un corretto bilanciamento, perché più sarà bilanciato il nostro cellulare e meno avremo un consumo della batteria. Cosa che a me piace tantissimo di questa morsa, visto che ormai i cellulari hanno tutti i tasti di accensione laterali, è che anche spostando il nostro telefono non andremo a spegnerlo. Bene, diciamo che è abbastanza bilanciato, adesso andremo ad accenderlo e a vedere a cosa servono tutti questi tasti e la console principale. Per prima cosa andiamo a vedere quali sono tutte le funzionalità che io posso utilizzare senza dover collegare il mio smartphone allo stabilizzatore tramite Bluetooth e quindi senza utilizzare l'applicazione proprietaria dello stabilizzatore, ma utilizzando la fotocamera interna del mio telefono. Allora, tenendo premuto il tasto di accensione, si carica sul display il logo e il telefono viene portato in posizione. Sul display possiamo vedere lo stato della batteria, la modalità che attualmente stiamo utilizzando e una volta che collegheremo via Bluetooth il telefono allo stabilizzatore vedremo anche il simbolino del Bluetooth. Allora, partiamo subito dal tasto principale, che è questo tasto joystick che ci permette di far ruotare a destra o a sinistra il nostro cellulare e di modificarne anche l'inclinazione, quindi possiamo essere noi ad andare a decidere l'inquadratura. Se premo una volta il tasto di accensione, il telefono passa dalla ripresa orizzontale alla ripresa verticale. Se lo premo nuovamente ritorna alla ripresa orizzontale. Allora, il joystick, oltre a permettere questo movimento, ci consente anche di cambiare modalità. Abbiamo detto che una volta che lo accendiamo siamo alla modalità PF, che sta per Panel Follow. Praticamente viene bloccato il telefono perché ogni volta che premiamo cambiamo modalità, quindi andiamo a bloccare o sbloccare un motore, uno dei tre motori. Cosa vi voglio far notare? Mi avvicino anche con il microfono, che sono silenziosissimi, non si sente nessun rumore. Quindi quello che dicevo, adesso sono in modalità PF Panel Follow, quindi il telefono è bloccato in maniera orizzontale, quindi segue i miei movimenti ma non posso inclinare il telefono. Il telefono è sempre in questa
posizione. Se io cambio modalità, quindi premo una volta il tasto joystick, passa a modalità follow, quindi tutti i movimenti sono attenuati e vi faccio vedere che è stata introdotta anche l'inclinazione, quindi adesso posso anche inclinare il telefono, cosa che prima non potevo fare. Se vado avanti con il joystick e premo ancora, passo in modalità L, che è la modalità locked, il telefono viene frizzato in questa posizione, quindi non viene eseguito nessuno dei miei movimenti. Vado avanti ancora, ripremo, passo in modalità POV, Point of View, che significa che sono state aggiunte anche le rotazioni. Quindi è stato sbloccato il motore che permette la rotazione al telefono. Ultima modalità è se premo per 3 volte il joystick, quindi vado in modalità Inspection Mode. Praticamente il telefono compie una leggera rotazione e nel frattempo parte la ripresa. E poi ritorna naturalmente in posizione iniziale. Bene, invece adesso andiamo a vedere quali sono tutte le funzionalità che acquisisco quando utilizzo l'app e sono veramente tante. Andiamo ad aprire l'applicazione Smart Go, inizia ad utilizzare, aspettiamo la connessione Bluetooth, perfetto. Adesso siamo dentro all'applicazione proprietaria. Qui abbiamo delle funzionalità molto interessanti, andiamo a vederne qualcuna, quelle che mi sono piaciute di più. Trasmissione in diretta serve se vogliamo trasmettere subito i nostri video in diretta i nostri video, quindi dobbiamo associare i nostri profili social. Ritardo di traiettoria, a me questa cosa mi è piaciuta, da un punto, da un altro punto, da un altro punto e vado in alto con un altro punto. Passo successivo posso scegliere intervallo di scatto o il tempo di ripresa. Il telefono quindi inizia a riprendere seguendo i punti che io gli ho dato. Adesso dovrebbe alzarsi. Una funzione molto interessante. Allora, andiamo avanti, opsela, per fare video, per scattare foto, anche panoramica secondo me è molto carina, possiamo scegliere qui i gradi, facciamo 180, lui scatterà 5 fotografie panoramiche, e poi in automatico le monterà. E devo dire che anche questa funzionalità è interessante. Andiamo avanti. Hitchcock, praticamente qui possiamo scegliere, è uno zoom che lui va a fare, lasciamo le impostazioni, facciamo partire, lui in automatico va a fare uno zoom, noi possiamo scegliere qual è il punto da zoomare e lui lo fa. Spazio di inizio è quello che abbiamo visto prima, premendo 3 volte il tasto joystick, ma ve lo faccio rivedere. Praticamente il telefono fa una rotazione e mentre fa la rotazione sta riprendendo. Adesso vi faccio vedere i tasti che più non funzionavano. Naturalmente ho il tasto REC abilitato, se io premo parte la registrazione direttamente dal nostro stabilizzatore. Il tasto zoom qui di lato che mi permette di zoomare. Naturalmente parliamo di un zoom digitale, quindi non è diciamo uno zoom di qualità. Abbiamo il tasto M che ci permette di switchare da fotocamera frontale, premendo 2 volte, a fotocamera posteriore. E in questo caso ho anche la possibilità, agendo su questa rotella, di andare a modificare manualmente il focus. Torniamo davanti. Se tengo premuto il tasto M ho una serie di impostazioni manuali che posso controllare da questa rotella, quindi l'esposizione, premendo M passo alla velocità di scatto, posso andare a modificare gli ISO,
il bilanciamento del bianco. Davanti non ho naturalmente la possibilità di modificare il fuoco e in questo caso posso andare a modificare lo zoom e questo posso anche farlo diciamo dall'altro tasto, quindi questo c'è la possibilità di avere tantissime impostazioni direttamente con la rotella, impostazioni manuali. Allora, adesso premiamo M, torniamo indietro, facciamo così per riportare le impostazioni base, perfetto. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa che sono le gesture, quindi la possibilità di scattare e di far partire video direttamente con i gesture. Così è partito il video e naturalmente per stopparlo, utile anche per scattare una foto, perfetto. Cosa che a me piace tantissimo, entriamo qui nella sezione diciamo del tracciamento. Tracciamento del viso, guardate quanto è preciso. Già ha trovato il mio viso, se io mi sposto, destra o sinistra, in alto o in basso, lui mi segue perfettamente e in automatico lo fa, quindi non c'è bisogno di andare a selezionare il viso, ma lui come vede un viso lo seleziona e posso dire che lo segue veramente bene. Oltre a questo possiamo anche andare a tracciare gli oggetti, quindi fatto per le cose più grandi, e anche in questo caso vi faccio vedere che se io mi sposto, ha preso anche il gesto, la gesto nel frattempo, che se io mi sposto mi segue perfettamente. Devo dire che questa applicazione è fatta veramente bene, è precisa, non ha mai dato segni di crash, quindi secondo me è fatta veramente veramente bene. Qui abbiamo il simbolo della casa che serve per uscire dall'applicazione. Mi ricollego. Abbiamo altre impostazioni, andiamo a vedere molto velocemente. Abbiamo la possibilità di impostare la griglia che io ho già impostato. Questa è l'unica cosa che ho fatto. L'impostazione professionale, la velocità dello zoom, insomma tutte cose che poi uno naturalmente solo utilizzandola potrà capire effettivamente cosa serve. Adesso quindi non ci resta che uscire e fare qualche prova all'aperto per capire come stabilizza effettivamente questo gimbal. E chi segue il canale sa che a noi piace tantissimo fare confronti, quindi adesso per prima cosa andiamo a bloccare i tre motori, chiudiamo il nostro gimbal, svediamo il treppiede. Adesso utilizziamo questa staffa per andare a fissare il nostro stabilizzatore. Allora, la prova quale sarà? In questa estremità avremo un Huawei P30 Pro montato sullo stabilizzatore, quindi immagine stabilizzata. In quest'altra estremità della piastra andremo a montare un altro Huawei P30 Pro ma su staffa fissa. Faremo una prova e poi andremo a vedere e a confrontare i video. Siamo all'esterno, naturalmente le inquadrature sono leggermente differenti perché la staffa fissa è più bassa. Allora, iniziamo una camminata. Poi dovete indovinare qual è il video stabilizzato e quale no. Sto utilizzando sullo stabilizzatore la modalità F perché voglio fare le scale, quindi voglio che mi segua anche l'inclinazione. Eccoci qua, facciamo le scale a salire. Saliamo piano piano. Un po' più veloce.
Saliamo correndo. Sempre più veloce. Adesso proviamo a scendere. Piano pianino. Veloce. Adesso facciamo una piccola camminatina. Corsetta. Torniamo indietro. Corsetta tornando indietro. Passiamo in modalità selfie. Scusate gli occhiali, ma c'è veramente tantissimo sole. Anche qui facciamo una piccola passeggiata. Visto che ci siamo, proviamo anche le scale. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Come abbiamo visto dai video, secondo me questo stabilizzatore fa benissimo il suo lavoro. Io è qualche settimana che lo utilizzo così per giocare, per fare i video, non mi ha mai dato nessun tipo di problema, non si è mai inceppato e anche l'applicazione è molto affidabile. Quindi secondo me è un ottimo prodotto. Io già conoscevo questa marca, mi aveva già sorpreso e devo dire che comincia ad essere una garanzia. Bene amici, come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se avete qualche domanda da farmi scrivetela nei commenti, risponderemo il prima possibile e a presto al prossimo video. Flavio.